consorzio di aziende costruttori chiamato 5G ACIA, che annovera tra i vari nomi Bosch, Qualcomm, Siemens, queste aziende che sono le maggiori aziende in campo dell'automazione, oppure anche fornitori di servizi come Qualcomm, Huawei, eccetera, stanno pubblicando dei white paper e identificando use cases 5G per il mondo industriale. In particolare si parla di mobile robots and automated guided vehicles, ovvero veicoli senza guidatore impiegati per lo spostamento di merce in scenari come una warehouse, pensiamo Amazon, per citare la più famosa. Questi veicoli hanno bisogno di essere monitorati da un sistema di controllo di guida remoto, che richiede la trasmissione di informazioni in real time per evitare collisioni e incidenti tra robot e gestire il traffico in maniera ottimale. Oppure si parla di realtà aumentata da applicare all'operaio. In futuro la realtà aumentata a livello di fabbrica e di industria coprirà un ruolo fondamentale in tre use cases: nel monitoraggio di processi industriali e nei flussi di produzione, quindi catene di montaggio, nel istruire un operaio step by step, ad esempio su una procedura complessa come può essere la costruzione di un macchinario, montaggio o smontaggio di un macchinario complesso. Ad esempio conosco macchinari per l'impacchettamento di sigarette composti da tantissimi ingranaggi e è impossibile per un operaio conoscere esattamente la procedura per ogni modello. Oppure anche supporto da remoto da parte di un esperto. Infine, l'ultimo use case che citerei è quello delle Massive Wireless Sensor Networks. Per fare che cosa? Per fare predictive maintenance, manutenzione predittiva. I dati provenienti da una rete di sensori massiva sono impiegati per monitorare diversi parametri, come ad esempio il rilevamento di anomalie e quindi indovinare il malfunzionamento di un ingranaggio, di un pezzo meccanico prima che questo effettivamente si rompa. È molto legato anche al concetto del digital twin questo. Con l'MMTC, con il Massive Machine Type Communication, avremo la possibilità di far comunicare milioni di dispositivi per chilometro quadrato. Un ultimo discorso molto interessante per l'azienda è quello delle reti private 5G. Le reti private 5G sono un maxi argomento, anche questo andrebbe discusso a parte, però diciamo che la possibilità di avere una rete privata 5G per un'azienda fornisce performance elevate in termini di latenza e sicurezza soprattutto. Infine, se pensiamo agli operatori telefonici, TIM, Vodafone, Iliad e Wind Tre in Italia, probabilmente anche essi dovranno rivedere il loro modello di business. Così come adesso ci sono i fornitori di servizi cloud, Amazon Web Service, Google, eccetera, eccetera, probabilmente un domani, grazie allo slicing del 5G, ci saranno i fornitori di slices. E quindi gli operatori telefonici vedranno un cosiddetto man in the middle. Non avranno più solamente i clienti finali, gli utenti come clienti, ma si dovranno interfacciare anche con questi fornitori di servizi.